Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di tecnologia applicata alle nostre autovetture e nello specifico andremo a vedere questo adattatore USB wireless dedicato per Apple CarPlay, Car ABC o Car ABC come preferite. Questo adattatore in particolare vedete che è idoneo solo per Apple CarPlay, esiste anche per Android Auto, ma in questo caso andremo a vedere Apple CarPlay perché quello che mi hanno mandato è idoneo per questo sistema operativo. Ragazzi, fate attenzione a quello che vi dico: questo adattatore necessita di collegamento cablato tra il vostro iPhone, quindi Apple CarPlay, e il vostro autoradio o infotainment che sia. Detto questo, non è stato semplice andare a trovare un'autovettura idonea per poter provare questo dispositivo. La mia Nissan Qashqai ormai monta tablet di ultima generazione, quindi sono già predisposti per la connessione wireless. La Nissan Micra di mio figlio ugualmente installai un Daseida e quindi anche quella è lo stesso discorso. Andare a trovare autovetture al giorno d'oggi che hanno ancora una connessione cablata per quanto riguarda Apple CarPlay o Android Auto è veramente raro. Che vuol dire? Vuol dire che te la vende il culo. no. Nissan Navara. In quel caso il Connect della Navara supporta la connessione cablata per Apple CarPlay e Android Auto e vi posso assicurare che funziona veramente bene. Con 2 minuti installiamo e configuriamo questo dispositivo per poi dimenticarci il cavetto USB per andare a collegare il nostro iPhone. Andiamo? Allora, siamo in auto ragazzi, regolare funzionamento di Apple CarPlay su questo infotainment della Nissan Navara. Accendiamo la nostra autovettura, si accende l'infotainment. Per sfruttare Apple CarPlay dobbiamo collegare il cavetto alla presa USB dell'auto e al nostro iPhone, ok? Si attiva Apple CarPlay. Come potete vedere c'è l'icona, quindi clicchiamo qui. Classico Apple CarPlay che si trova su tutte le autovetture di ultima generazione o quasi. E qui abbiamo, vedete, la possibilità di avere lo schermo intero per navigatore, Spotify se lo attiviamo dal nostro telefonino. Vedete, questi sono tutti i nostri preferiti che abbiamo nel nostro telefono con Spotify. Tutte le funzioni che si trovano su Apple CarPlay. Per evitare di collegare il telefonino via cavo possiamo usufruire di questo adattatore. Andiamo a vedere come funziona. Un manuale di istruzioni dove c'è scritto tutto quello che dobbiamo fare per configurarlo e collegarlo. È talmente facile ragazzi, non serve nulla. Un cavetto con doppia presa USB tipo C e un cavetto con USB e USB tipo C. All'interno di questa confezione troviamo questo aggeggio e qui dietro ha una sorta di antiscivolo in gomma. Dobbiamo collegare USB dell'autovettura, USB tipo C, a questo trasmettitore wireless di Apple CarPlay. Una volta che abbiamo collegato la nostra scatolina alla presa USB dell'auto, va configurata, ma è semplicissimo ragazzi. Una volta che accendiamo il quadro dell'autovettura si accende il Nissan Connect. Dobbiamo ricercare i dispositivi Bluetooth. Andiamo sulle impostazioni e poi chiede di abbinare questo dispositivo Smartbox 311C. Dobbiamo confermare. Abbina. Dobbiamo consentire. Consenti. Ci dice se vogliamo abbinare l'Apple CarPlay. Dobbiamo dare usa Apple CarPlay. Una volta che abbiamo dato il consenso di usare Apple CarPlay,
si va a collegare al nostro infotainment e qua sotto abbiamo la disponibilità di utilizzarlo, Apple CarPlay. Eccoci qua, quindi a configurazione effettuata basterà accendere, cliccare sull'icona Apple CarPlay e si andrà a collegare direttamente al nostro iPhone in modalità wireless. Basta solo aver collegato questa scatolina e potremo sfruttare, ripeto, le applicazioni all'interno del nostro iPhone, navigare e fare molto altro. Non ci sono lag evidenti, apri le applicazioni in maniera molto veloce. Quindi devo dire che il suo lo fa molto bene. Per uscire da Apple CarPlay basterà cliccare su menu e torneremo all'utilizzo del nostro infotainment. Collegando il nostro car ABC alla presa USB del Nissan Qashqai, vedete che ci va a richiedere se si deve connettere a questo dispositivo CarPlay. Quindi in questa maniera andremo a collegare il dispositivo iPhone in modalità CarPlay wireless. Ragazzi, funzionano tranquillamente anche i comandi al volante della nostra Nissan Qashqai e il volume. Fai vedere un attimo, Fra. Ok? Per andare avanti e indietro con i brani preferiti da Spotify e il volume. Ripeto, Nissan Connect con Android Auto e CarPlay cablato. Vedete? Senza slot per la SD per aggiornare le mappe. Anche per oggi è tutto, amici. Abbiamo visto insieme come andare a installare e configurare questo adattatore wireless per Apple CarPlay. Vi ricordo che esiste anche in modalità Android Auto. Voi direte, ma per chi è indirizzato questo adattatore? Sicuramente è indicato per chi utilizza l'iPhone collegato tramite Apple CarPlay con il cavetto al vostro infotainment per brevi periodi, perché andando a collegare, disattivare, collegare, disattivare, andiamo a dare fastidio alla batteria. In questo caso, collegando questo dispositivo, eviteremo di fare tutta questa manfrina ogni volta. Quindi basta tenere l'iPhone in tasca, entrare nell'autovettura, accendere la stessa e si andrà a collegare in automatico. Preserveremo sicuramente la batteria del nostro iPhone e eviteremo cavi e cavetti in giro per la nostra autovettura. Dimenticavo, ragazzi, non acquistate questo dispositivo se il vostro infotainment o il vostro autoradio non supporta nativamente la connessione cablata per collegare il vostro iPhone tramite Apple CarPlay, altrimenti ve lo date sui dentini. Vi è piaciuto il video? Lasciate un like. Volete supportarmi? Iscrivetevi al canale. Grazie di cuore come sempre. Un bacione, alla prossima, ciao!